banda verde abbiamo beccato. Siamo a New York City, piove, c'è l'allerta meteo per una bufera della Madonna che sta arrivando. Ovviamente io ho scelto il giorno perfetto per arrivare a New York. Agosto, tempesta, dobbiamo fare 89 miglia e sono le 9 del mattino. Dobbiamo uscire da questa giungla di cemento e per farlo mi affiderò a Waze perché io da solo rimarrei qui per sempre probabilmente, quindi ci facciamo aiutare da lui e con questa meravigliosa automobile con l'immancabile cambio automatico andiamo a guidare due macchine che sono leggermente migliori, una Lancia Stratos e una 037 stradali. Dobbiamo fare tutta questa strada qui. Ecco la polizia, fra 425 piedi polizia, si dice anche a quanto stiamo andando, ovviamente in miglia. Allora, abbiamo 2 ore e 13 di viaggio, sono 109 miglia. Stanotte ci siamo riposati, ieri abbiamo fatto un giretto a New York, come avete visto. Da qui parte il nostro viaggio, da domani, quindi dopo aver provato queste due Lancia, partiremo alla volta della California, non so ancora con quale macchina. Sì, mi sento un poliziotto newyorkese che fa colazione nella sua macchina nera undercover. Siamo in ritardo, ma colazione è sacrosanta, anche se qui non è proprio la stessa che siamo abituati a fare noi. Ci andiamo a fare questo giro in Lancia. Continue straight for 15 minutes to Henry Hudson Parkway North. Ho scaricato in inglese. Ehi. Anche a New York c'è quello con la Smart con le 4 frecce in mezzo. On US 44. Next to Main Street. Dove vado a vivere? Qua. È che ha un acceleratore pesantissimo, forse il più pesante della frizione. Ecco, lui è matto. Wow! La macchina monta anche uno scarico gruppo B, come se di serie non fosse abbastanza. Wow, la posizione di guida è bellissima per me, anche se sono alto. Di solito provo un po' di difficoltà, è la prima macchina che mi capita di provare nella storia che ha l'acceleratore più pesante della frizione. È incredibile. Andiamo. Prima, in basso, seconda, terza. Wow. Oh. Speriamo che frena abbastanza. Andiamo dove va lui, vediamo dove ci porta con la sua Stratos. Ecco, è la prima volta che guido una 037 e lui mi sta facendo andare come se l'avessimo rubate. 6.000 giri, non mi fido per niente, ma per quanto pare lei sì. Wow! Cosa sta succedendo alla mia vita? 6.500, 7. È meravigliosa, è meravigliosa. Ecco qui, sono in Connecticut e sto guidando le due Lancia che mi piacciono di più della storia. Se è quello che mi aspettavo alla guida, so che mi piace che sto
già uscendo di testa. Che macchina speciale. La trovo perfetta per me, anche se credevo di stare molto scomodo. E il pomello è all'altezza perfetta, il volante ha il diametro e lo spessore perfetto dell'impugnatura, sono sdraiato al punto giusto, ho la pedaliera perfetta, è tutto bellissimo, bellissimo. Adesso entriamo in un normalissimo parcheggio del Connecticut con una Stratos e una 037. Cos'è quella roba lì? Cos'è questo? Questo sarà molto più complicato. Come facevano a correre in questa roba qui è incredibile. È già difficile per me guidarla normalmente. La strada, non ci posso credere. Ha una risposta dell'acceleratore che è fenomenale, molto più diretta della 37 ovviamente. Questo è un aspirato, un V6, non è sicuramente una furia, ma ci vuole, diciamo, un po' di decisione per cambiare marcia, è abbastanza difficile. Guidato una macchina nella quale ho i passaruota qui e li vedo, pensavo di non entrarci, invece dai, più o meno. Wow, un po' di leggerezza davanti, si sente. Oh, la Stratos. È molto aperto. Mi dispiace molto ragazzi che non sarà una recensione come al nostro solito, sarà più che altro una passeggiata. Sicuramente in futuro avrò la fortuna di guidarle di nuovo in modo più approfondito e con tutta la calma che meritano, ma sfido chiunque a non sfruttare un'occasione così, una Stratos e una 037 nel bel mezzo del Connecticut. Lancia baby!
ciao, andiamo in California, ciao strada, ciao 37. No, dobbiamo arrivare a New York di nuovo, ci mancano 2 ore e mezza di macchina, ovviamente fra un po' nevica e abbiamo da fare tutto questo qui. Fatto queste cagate di riprendermi da solo, ma questo merita il peggior hotel di New York. Sei d'accordo? Non c'è luce, c'è Luca. Salve, anche voi qui? Un ottimo hotel pagato a peso d'oro e c'è il lavandino in camera ma separato dal bagno. E non abbiamo 3 letti, abbiamo 2 letti e ci hanno detto che qui sotto c'è un altro letto, quindi adesso eccolo qui. Un perfetto letto da $200 a notte. Stacco qui. Ti fai male 1000%. Cosa devi fare lì sopra, scusa, per fare le riprese? Bene, da qui parte la vera e propria avventura. È l'ultima sera a New York, abbiamo fatto quello che dovevamo. We're born and we also have to die. We know that. So it makes sense that we're going to be really happy and things are going to be really fucked up too. Just ride with it. You know, it's like a roller coaster ride. It's never going to be perfect. It's going to have perfect moments and rough spots, but it's all worth it. Believe me, I think it is. Il mio peggior incubo si è avverato. Cena a Dunkin' Donuts a Chinatown, Philadelphia. Ed ecco il nostro mezzo per affrontare il deserto. Non è vero. Eccolo il nostro mezzo. Vanishing Point. Ho imparato dunque che esiste un Challenger V6, che è quello che ci hanno dato, e l'ho presa bianca perché mi ricorda il film Vanishing Point ed è il primo giorno nel deserto. Questo è veramente un posto allucinante. Loro trasportano le macchine attaccate dietro i caravan, quindi come delle roulotte al contrario. Chiaramente posso dimenticarmi la guida europea, queste macchine qui non c'entrano assolutamente nulla, ma effettivamente su queste strade a poco servirebbe l'handling di una macchina europea, quindi va benissimo così, mi sentirò più protagonista di un film possibile. Sono Kowalski. Cerchiamo di ammazzarci nel bel mezzo del Nevada. Sad. Sad is dead, baby. Sad is dead. Mezzanotte meno un minuto stiamo andando a fare una visita notturna alla Death Valley e
bellissima luna, si vedono le stelle come non le abbiamo mai viste, perché qui veramente non c'è mezza luce per chilometri e chilometri. Poi dormiremo e domattina torneremo nello stesso posto a vederla di giorno. Abbiamo fatto un bel po' di miglia, abbiamo intenzione di farne molte di più per arrivare in California e vedere che cosa ci aspetta lì. Questo è il suono del silenzio che potete sentire soltanto nel deserto. È una cosa che va provata di persona per capire, non è possibile raccontare una cosa del genere. Questo è esattamente lo stesso identico posto di stanotte, che è un po' diverso, e il suo nome è Hell's Gate, il cancello dell'inferno. E questa è la Death Valley in tutto il suo, virgolette, splendore. Perché si chiama Death Valley non è un segreto, qui la Challenger decisamente è nel suo habitat naturale, e devo dire che non dispiace neanche a me. No, Davide Cironi, Piero Angela Edition, andiamo a cercare i guai. Stando fuori 51-52 gradi non si suda, perché il sudore si asciuga immediatamente, quindi sembra di stare bene. Appena si entra in macchina si inizia a grondare letteralmente litri e litri di sudore, ce ne siamo accorti. Non è vita. Non è vita. Queste sono le famose Bad Waters, è tutto sale, incredibile. Questo è Bad Waters, siamo un bel po' sotto il livello del mare. Su quel monte lì c'è un cartello dove c'è il livello del mare. Portare un Dodge Challenger nel nulla fatto. La mia trasferta senza una multa non è una mia trasferta, quindi anche nella Death Valley ci siamo presi in ciò che ci aspettava. Forse una volta che me ne prendo una per eccesso di velocità, sempre per delle cretinate. Abbiamo capito anche che qui la polizia non è molto di larghe vedute. Ci hanno messo in italiano come secondi, e questo vuol dire qualcosa, perché probabilmente siamo quelli che non ascoltano queste indicazioni più di tutti. 51 gradi. Hai fatte le fatture di giugno? Ok, sembra un cristiano, guarda. Sono un perfetto travel blogger. Che ne pensi? Fiamma, sono un travel blogger? Faccio calore. Build a good name. You know, keep your name clean. Don't make compromises. Don't worry about making a bunch of money or being successful. Be concerned with doing good work and make the right choices and protect your work. Entertainment is changing.
intertwine with gangsters. Andiamo a San Francisco. San Francisco, siamo arrivati in California, fa un freddo cane, ho pagato un'insalata a $20, questo è quanto. Comoda della vecchia. Questo sicuramente. Curiosissimo di guidarla. E questo lo dico giusto così a titolo informativo. Next level. La guidatoria non ce l'è. Il figlio del famoso ingegner Garella, io l'ho scoperto oggi, mi ha dato il suo biglietto, ho letto il cognome, ho detto come? Garella. E mi ha spiegato che sei suo figlio. Questa macchina qui è nata già da qualche anno, il progetto, sembrava essere andato a scemare, invece poi è arrivata Matt.
Essenzialmente il progetto nasce nel 2010 per un collezionista tedesco. Per una cosa o per l'altra non è stata portata avanti una piccola produzione. Nel 2018 abbiamo pensato che una piccola produzione di un oggetto così bello poteva essere il là per iniziare poi un percorso di crescita aziendale più strutturato. Quando tornerà in Italia mi chiamate? Assolutamente, questa è ci prendiamo la responsabilità. In realtà la macchina sarà pronta, tornerà in Italia verso fine settembre e inoltre avremo già altre 2 macchine che sono in produzione e che saranno in fasi diverse di finitura. Quindi sei invitato, vieni tranquillamente e ti aspettiamo, portiamo questa a girare e le altre le vediamo a pezzi. Emanuele Bomboi, noi già ci conosciamo da tanto tempo. Io Ciao, questa Davide. macchina l'ho già guidata, ho avuto il privilegio di guidarla a Modena durante il nostro track day del 28 gennaio. Bella esperienza. Bella esperienza, sono stato il primo, vero? Sì. Sono stato il primo, bellissimo. Come mai l'hai portata a Pebble Beach? Siamo a Pebble Beach. L'abbiamo portata in America perché, non so se lo sai, ma in America c'è la maggior quantità di ATS classiche, delle 2500 GT o 2500 GTS. E tra l'altro l'anno scorso proprio al The Quail, al prestigioso The Quail, il primo premio tra tutte è stato vinto da una ATS GT del collezionista Bruce Miller. Ho visto che avete cambiato intanto colore, era grigia quando l'ho guidata io. Ci hanno chiesto di portarla rossa e il nostro amico Winston Goodfellow, che ci teneva tantissimo, perché la prima ATS quando arrivò in America negli anni 60 era rossa e lui aveva scattato i primi Pensate. shoots dell'auto. So che avete anche cambiato le dimensioni dei pneumatici. Sì, adesso abbiamo Michelin che è il nostro partner ufficiale e abbiamo trovato un setup di gomme che è a dir poco perfetto, la macchina è guidabilissima, ieri abbiamo fatto più di 400 miglia su strada sulla West Coast, è stato veramente un'esperienza bellissima sia per lo scenario che è incredibile e per la guidabilità dell'auto. Allora aspetto che mi chiami. Ok, sarà fatto e con piacere. Bravissimo a guidare. Cironi, cazzo dormi a fare all'Aquila? Ma noi di qua dove stanno? No, Gianluca ci spiega perché la zonda in California, anzi negli Stati Uniti, è illegale. Perché è targa Paraguay. Targa Paraguay, quindi a Pebble Beach con una zonda F, targa Paraguay, Giri tranquillamente. hai vinto tutto. Hai vinto tutto. Ma il deltone! Luca Venturi si è trasferito a San Francisco, io l'ho conosciuto quando mi ha dato il privilegio di guidare la Huayra per quanti giorni? 2 o 3 giorni? Sì. Qualche anno fa e mi ha invitato... I 3 giorni più paurosi della mia vita, però ok. Mi ha invitato in California e mi ha detto vieni a prendere un caffè. Io non avevo idea di quello che avrei trovato e ho trovato questo e adesso Luca mi spiega che scherzo mi hai fatto perché mi sono ritrovato in un paradiso assoluto. Di macchine qui in California. Beh, innanzitutto grazie di essere venuto. Grazie. Io sapevo che eri qui a farti un giro e ti ho invitato con molto piacere perché insomma mi faceva piacere. Prima cosa. Secondo, sei a Pebble Beach. Sei a Monterey, quindi è la settimana più calda dell'automobilismo nel mondo. E io lo sapevo secondo te? Ma penso di no a questo punto. Infatti quando ti ho chiamato vieni a prendere un caffè, tu mi hai detto bah sì dai, dopo devo andare a Los Angeles, quindi dai 10 minuti, prendiamo un caffè, 2 chiacchiere e vado via. Allora sei arrivato alle 9, sono le 6 del pomeriggio. È ancora qua? No, perché la settimana di Pebble Beach è una delle settimane, insomma, è un momento dell'automobilismo mondiale veramente importante, soprattutto per chi ama le supercar e le macchine sportive. Noi
come Issimi, come questa compagnia che insieme ad altri amici ho fondato, abbiamo portato un po' di eccellenze italiane qui negli Stati Uniti, un po' di oggetti, no, creature che fanno i nostri mastri artigiani italiani negli Stati Uniti. Pebble Beach era il momento migliore per presentare sia quello che è Issimi come piattaforma, come marketplace, come servizi di consulenza, come un sacco di altre cose, sia anche per presentare al pubblico americano, ma non solo, mondiale, un po' di macchine interessanti, tra cui anche il signor Davide, che non lo sapeva, non gliel'avevo detto, però poi è venuto ed è rimasto qua tutto il giorno. Non lo so, cioè, allora c'erano vari personaggi assurdi che poi non so neanche se vogliamo dirli. Non si possono nominare, ma tanti bei, insomma, interessanti, persone interessanti. Mi sono ritrovato in mezzo a un... non so come definirlo, cioè veramente diciamo che c'erano gli inventori di cose che si usano sempre, oppure scopritori di cose, imprenditori di cose. A me ha stupito molto il fatto di trovarmi a parlare o a prendere il caffè, il suddetto caffè, a fianco a persone che magari hanno inventato qualcosa che io stavo usando in quell'esatto momento e loro parlavano di macchine come ah sì, ho visto i tuoi video, così, e io ok, vestiti come persone normalissime, in realtà magari è davanti una persona che può comprarsi mezzo pianeta Terra. È stato bello perché alla fine, indipendentemente dal chiaramente siamo tutte macchine insomma costose, tutto quanto, però la passione delle macchine, alla fine abbiamo parlato di F40, di F50, di Ferrari, di quanto tutti avevano i poster dell'F40 in cameretta, che alla fine è quello che ci lega tutti quanti, no? La passione delle macchine. Il bello è stato parlare con persone che non sapevo chi fossero, parlare con loro, parlarne di queste macchine, come avrei parlato con chiunque, e scoprire solo dopo che stavo parlando con persone diverse da me, in un certo senso, però uguali in un altro senso. Cioè io parlavo con queste persone qui dell'F40, della Miura o della Delta che c'è qui, poi ne parliamo, del fatto che avete messo una Delta qua in mezzo che è meravigliosa, e questo ti fa capire che la passione per l'automobile è veramente una cosa universale e le diverse tasche non devono assolutamente intaccare questa cosa. Assolutamente. E oggi c'erano persone che di solito non sono abituati a vedere, e magari qui entriamo nell'argomento, una Delta integrale, ma il Deltone è sempre il Deltone, e tutti quanti prima o poi, ma questa che macchina è? E poi gli racconti tutto, gli racconti che ha vinto 6 volte il titolo del Mondo Rally, il campionato del Mondo Rally, allora, e quindi tutti fanno, ma davvero? Prima ma quanto costa? Ma posso importarla negli Stati Uniti? Ma che bella, ma la fanno solo così? C'è anche rossa? Prima c'era il padre con un ragazzino che sono entrati, hanno visto tutte le macchine, poi hanno indicato la Delta, il padre ha fatto that's famous rally car winner. Basta, non Lancia, non Delta, famous rally car winner. E poi vari altri, abbiamo avuto un sacco di amici oggi che sono venuti con varie macchine, tu nomini dalle Koenigsegg alle Pagani, alle Ferrari, alle Spiker, alle Porsche, c'era un po' di tutto. Tutte persone estremamente alla mano, sono scese da quelle macchine come se fossero 106 rally, e questa è stata la cosa più bella e che mi ha stupito. Io poi, il signor Venturi qui non mi aveva avvisato, io pensavo di venire a prendere un caffè in una bella cornice e invece... No, ma poi mi fa stamattina, l'ultimo messaggio è stato, ma mi devo mettere la giacca? E io ho detto, no, cosa ti metti la giacca? A maggior ragione, mi ha detto così, ho detto ok, saremo io, lui e altri due o tre ragazzi. 2 o 3 a parlare di 106 rally. Noi proseguiamo il nostro viaggio, arriveremo a Los Angeles stasera, grazie. domani, vedremo se me ne andrò, perché non lo so se me ne vado più. Ma tu puoi restare quanto vuoi. Sono le 23:27. Faccio vedere. Siamo arrivati alle 10 stamattina, quindi quante ore sono? 11 ore. 13 ore? Perché? Perché poi succede che arriva mezzo mondo dell'automobile e per 5 minuti di caffè siamo ancora qui che parliamo di Lancia, con Luca Borgogno, vieni. Io sono arrivato stamattina alle 10 per un caffè. Che ore sono? E quindi? Sono non lo so, saranno le 11, mezzanotte, però non lo so. Terribile. Siamo ancora qui a parlare di strada, di cose. Vabbè, ma quando c'è la malattia non ci manca un cazzo. Grande. Non mi invitare più. No, ti inviterò sempre, perché la prossima volta che ti dirò dai andiamo in vacanza insieme, stiamo via 6 mesi. Giornatazzo. Comunque Luca, piacere. Anche io. Grande no, che bel momento. Che bel momento. Scatta un selfie. Raccontateci queste cenette torinesi. Ecco, faccio per Forse è meglio non raccontare cosa è successo. Le nostre cene torinesi sono molto ignoranti. Sono delle persone molto eleganti ma che diventano molto ignoranti col passare delle birre. Vai Borgogno.
finito, stiamo per ripartire, è l'ultima sera. Siamo riusciti a vedere Los Angeles per 40 minuti. Sono riuscito ad andare a Venice Beach, che era uno dei miei sogni, vederla, e siamo riusciti a starci a morire di freddo per 20 minuti, perché sappiate che in California ad agosto la sera fa freddo, serve la giacchetta. Adesso stiamo riempiendo il serbatoio della Challenger per l'ultima volta, cerchiamo un posto per mangiare e dormire e domani ripartiamo per l'Italia. Sono stati 20 giorni di fuoco, veramente di fuoco, nel senso che stavamo per prendere fuoco più di una volta. Abbiamo visto degli scenari assurdi, dei paesaggi assurdi. Siamo stati a 4-5 mila metri, quanti erano? 4-5 mila metri. E poi siamo stati sotto il livello del mare di 100 metri, anche di più. È stato bellissimo, lo consiglio veramente a tutti. Un altro mondo, realmente un altro mondo. Quindi se ne torniamo a casa con un po' di voglia di mangiare bene di nuovo, quello sì, però ci mancherà parecchio, non so se riuscirò a stare lontanissimo dall'America troppo tempo. Malinconia.